Oggi facciamo un dolce che io ritengo sia geniale, la torta con maionese e cioccolato. Questa è una ricetta americana nata durante un grandissimo periodo di crisi avvenuto negli Stati Uniti, conosciuto come la Grande Depressione della fine degli anni '20. In mancanza delle uova, qualche pasticcere o qualche casalinga, sinceramente non lo so, geniale, ha deciso di utilizzare la maionese per sostituire questi ingredienti. Ho provato tante volte questa ricetta finché non sono riuscita a arrivare a una versione che mi convinceva completamente. Questa torta è buonissima e si fa veramente in 2 minuti, ragazzi, è facilissima e stragolosa. Per prima cosa dovete pesare la maionese. Mi raccomando, la maionese deve essere delicata, non utilizzate maionesi particolari aromatizzate in modo strano. La ricetta originale prevede l'utilizzo dell'acqua, però io ho voluto sostituire l'acqua con il caffè bollente. Iniziamo versando all'interno di una ciotola lo zucchero, il caffè bollente e il cacao amaro. Aggiungiamo anche la maionese e mescoliamo il tutto con una semplice frusta. Le dosi che vi do sono per una tortina piccola di 15 massimo 18 cm. Questa torta non cresce tantissimo, rimane sempre un po' bassina, però è sofficissima. La consistenza ricorda un pochino un mix fra la torta caprese e la torta tenerina, è deliziosa. Una volta che abbiamo amalgamato bene il tutto, non ci resta che aggiungere la farina e il lievito per dolci. In mancanza del lievito per dolci potete utilizzare, come ho fatto io, il bicarbonato con l'aceto di mele. Vi assicuro che non si sentirà né il sapore della maionese né dell'aceto e del bicarbonato. Se decidete di utilizzare il lievito, ne servono 5 grammi. Facciamo un mix di bicarbonato e aceto. Versiamo il tutto all'interno dell'impasto e mescoliamo velocemente. Ed ecco qua il nostro impasto è pronto, guardate che meraviglia, è super denso. A questo punto prendiamo la nostra tortiera che prima abbiamo imburrato e infarinato per benino. Versiamo all'interno l'impasto, raschiamo bene la ciotola perché non vogliamo sprecare niente. E inforniamo a 180-170 gradi in forno statico per più o meno 30-35 minuti. Fate sempre la prova dello stecchino per sapere quando il dolce è pronto. La lasciamo raffreddare e poi una volta che è tiepidina possiamo sformare. Ed eccola qua. Vi giuro ragazzi, l'aspetto non rende la bontà, perché a vederla così è una tortina che insomma non è che ci dice niente, no? È veramente semplicissima, però è molto buona. Insomma, provate la mia versione di questa torta americana e lasciate un commento qua sotto con la vostra opinione, fatemi sapere se vi è piaciuta. Guardate quanto è soffice. Vi mando un bacio grande e noi ci rivediamo prestissimo sempre qui su Ricette di Gabri. Ciao ciao!